Tienilo pure qua così. Prendilo pure più in alto, più in alto. In alto? No, tienilo pure giù come era prima, ma Sono sicuro che quel pensiero sia mio, sono sicura che quella credenza abbia delle fondamenta o forse è solo frutto di condizionamenti del passato, nel senso che non ballare. Come promesso, siamo a Bangkok, abbiamo conosciuto Eric, lo abbiamo intervistato, siamo stati a Koh Phangan nella realtà appunto di Eric e Deborah. Oggi siamo a Bangkok perché i ragazzi sono venuti qua per fare dei loro eventi, quindi finalmente il destino ha voluto che conoscessimo anche Deborah e adesso infatti li sto raggiungendo, ci facciamo una chiacchierata prima di vedere un po' il loro evento di oggi, che è dedicato al Kirtan. ciao a tutti. Com'è tornare a Bangkok? Cioè, tu abituata a Koh Phangan, com'è venire nella grande città? Beh, ogni tanto ci sta l'uscire dalla bolla di Koh Phangan e stare a contatto con le città più grandi. Mi piace comunque anche Bangkok perché ha una sua energia, un'energia particolare. È vero. Cioè, tu sei innamorata comunque della Thailandia. Adesso, cioè, mi piacerebbe parlare di questo perché quando siamo stati a Koh Phangan e abbiamo parlato con Eric, abbiamo provato anche a chiedere a lui, no? Un po' come mai la Thailandia, però lui diciamo che un po' ci è capitato, quasi cenato. Tu hai scelto a un certo punto della tua vita, no? E sono curioso perché un po' lo sento anch'io e magari anche tanti che ci stanno guardando, di come è nato il tuo amore per la Thailandia. Ok, beh, il mio amore per la Thailandia è nato nel 2015, quando ho deciso di venire qua per la prima volta insieme a quello che è stato uno dei miei maestri più importanti nel mio cammino evolutivo. E lui viveva già qui e mi ha invitata a stare qui per 3 mesi per lavorare su di me fondamentalmente. E la prima volta che sono arrivata sono atterrata a Bangkok e ho sentito da subito una sorta di connessione. Dopodiché siamo andati a Koh Phangan e lì ho detto qui è casa. Questo è il posto. Questo è il posto. Ma tu hai visitato anche altri paesi del sud-est asiatico, dell'Asia in generale? Sì, diciamo che sono da diversi anni in giro per il mondo, siamo stati in Malesia, siamo stati a Bali dove sei stato di recente, in Indonesia, in Cambogia e per diversi mesi ho anche vissuto in Egitto, quindi ho girato un po' e la Thailandia per me è casa, sia per l'energia delle persone, per lo stile di vita. Esatto, cos'è che secondo te hai in più rispetto agli altri che hai dominato? Anche per esempio l'Indonesia, sono appena stato, posto stupendo, ha qualcosa che ti entra dentro, per tanti anche un po' sempre il dilemma, no? Bali o Koh Phangan, Bangkok, adesso sta venendo fuori anche il Vietnam, però cos'è che a te fa scegliere ancora la Thailandia? La vera Thailandia, proprio l'energia che hanno le persone, la filosofia, l'approccio alla vita, il vivere sempre con il sorriso, è qualcosa che devo dire c'è anche in Indonesia, perché anche le persone di Bali hanno una bellissima energia. Con la Thailandia ho sentito una connessione più profonda che mi ha fatto dire qui ci posso stare, mentre in Indonesia dopo 1 mese, 2 mesi ho iniziato a sentire che dovevo cambiare, che dovevo cercare dell'altro. Ok, diciamo che anche se in maniera più ridotta anche per me la sensazione è stata un po' quella. So now when you chant for Shiva, Krishna, Lakshmi, you chant for awake this power inside you. So for 1 hour, leave your mind, be totally present, follow the flow and try to open your voice
open your heart chakra and simply follow the flow. It's not a normal singing, it's a very powerful mantra, and sometimes can come emotions or memories. Try to accept everything that comes. If you feel, you can dance, you can chant, feel totally free to express yourself. Perché la cosa bella è che vivi di quello che ti piace, vivi di spiritualità, eccetera. E come sei arrivata a ciò? Quanto tempo ci hai messo? Se avevi magari un lavoro più ordinario prima? No? Ok, allora è una domanda interessante, perché diciamo che la mia relazione con la spiritualità è qualcosa che c'è sempre stato da quando ero una bambina, fondamentalmente. Poi i primi approcci nel mondo del lavoro sono stati diversi rispetto al mio lavoro attuale, seppur sempre improntati verso il benessere, perché ho iniziato il mio lavoro come personal trainer. Quindi per tanti anni ho lavorato nelle palestre, facevo sia i corsi che le sessioni individuali. E poi nel 2012 è avvenuta una grande svolta per me, perché ho conosciuto quello che è stato il mio primo coach e mi ha iniziato a parlare di legge di attrazione, di pensiero positivo, e da lì si è acceso un click che mi ha fatto dire: allora era vero, cioè non c'è soltanto questo, non c'è solo la vita che ti fanno credere che deve esserci. E da lì ho iniziato a studiare, a formarmi, a documentarmi, finché appunto non ho incontrato il maestro di cui ho parlato all'inizio del video, che mi ha proposto di venire in Thailandia. E lì è stata una delle più grandi svolte, perché per 3 mesi ho lavorato su di me, poi gradualmente ho iniziato a diventare suo assistente. Abbiamo iniziato a viaggiare, a fare corsi sia in Italia che appunto in Egitto, che poi di nuovo qua in Thailandia, e gradualmente ho iniziato a dare il mio servizio online, che poi è quello che mi ha resa maggiormente libera. Mi diceva Erika che questo però è venuto più col Covid, giusto? Con il Covid c'è stato il boom. Diciamo che dal 2016-17 già avevo iniziato a lavorare online. Quando poi c'è stato il periodo pandemia, eccetera, tante persone effettivamente hanno iniziato a cercare qualcosa oltre l'esterno. E quindi diciamo che ero già un po' preparata, perché c'erano già diversi miei video online, quindi le persone cercavano e hanno trovato fondamentalmente, e da lì ho iniziato a fare più coaching, molte più coaching. Il tuo è un continuo formarti personalmente per poi formare le persone, no? Sì, non si smette mai alla fine, perché poi quando ti appassiona una via non smetti di studiare, di leggere, di documentarti, anche soprattutto di sperimentare su di te. Sì. E adesso quali sono le attività esatte che fai, cioè quali sono quelle a cui ti dedichi di più, per dare un'idea, perché sono tante comunque, no? Però allora, di più in assoluto sono le coaching individuali, quindi i percorsi individuali tendenzialmente online, che faccio principalmente ad un numero elevato di donne, anche se in piccola parte arrivano anche gli uomini. E inoltre abbiamo una nostra accademia online, sempre con italiani, quindi con incontri settimanali, e poi facciamo i ritiri qua in Thailandia. Adesso faremo un ritiro ad ottobre. sì, quindi è facile lavorare, cioè principalmente lavori solo con italiani, ed è facile comunque lavorare con italiani pur essendo
lontana con un fuso orario, eccetera, eccetera? Sì, perché comunque cioè grazie al fatto che sono qua riesco a dare meglio la mia energia, perché sono io più centrata, più stabile, più tranquilla e quindi arriva tutto di più. E per quanto riguarda il fuso orario, tendenzialmente le sessioni le faccio all'orario mattina italiana o primo pomeriggio, ed essendo anche disponibile nei weekend, chi lavora in settimana spesso mi incontra magari il sabato o la domenica. E poi comunque qua lavoro anche con pubblico inglese, quindi non lavoro solo con italiani. Ok, quindi qua diciamo stranieri che vivono qua ti cercano, vengono comunque a contatto con te. Sì. Questo per esempio come? Perché tu i video eccetera su YouTube li fai in italiano? Sì, le persone che arrivano qua arrivano attraverso le classi dal vivo che faccio. Quindi ad esempio qua tengo diverse meditazioni, oppure il kirtan, la pratica a cui parteciperai tra poco, e pratiche per rilasciare le emozioni ad esempio le faccio qua in diversi centri yoga, e quindi una volta che le persone poi finiscono la sessione a volte vogliono approfondire, a volte thailandesi, a volte pubblico internazionale, e allora lì o continuiamo dal vivo se sono qua, o se no tornano a casa e continuano online. Invece da un punto di vista magari più noioso, più burocratico, che però interessa sempre tutti quanti, come ci si muove per fare quello che fai tu? Cioè lavorare qua in Thailandia con pubblico, portare la gente qua a fare ritiri? Allora, io ho un work permit, quindi un visto di lavoro, e ho una company, quindi ho una vera e propria azienda qua in Thailandia, pago le tasse qua in Thailandia, sono regolare diciamo al 100%, e il mio permesso di lavoro è proprio specifico come organizzatrice di eventi. Questo mi permette sia di fare degli eventi qua dal vivo che di organizzare degli eventi come i ritiri che facciamo. Ok, quindi però mi immagino, cioè a livello burocratico è pesante la vita in Thailandia, è noiosa oppure? No, è davvero molto semplice, nel senso che le tasse sono molto basse, al massimo il 16% del fatturato, e tutto è gestito in Thailandia c'è una figura unica che è avvocato e commercialista, e tutto è gestito da questa persona. Quindi nel momento in cui trovi una persona fidata deleghi il compito a lei e tu dai il tuo servizio. The next mantra is for Lord Ganesha, and another name for called Ganesha is Ganapati. Ganesha represents the divine who help us to remove the obstacles and limits in our life. Tu praticamente in questo momento della tua vita ti senti, come dire, che ci sono tante persone che cercano un po' il loro posto nel mondo, la loro missione, eccetera. Tu ti senti di essere arrivato, di aver raggiunto magari quello per cui sei nata, insomma, oppure come ti senti in questo momento della tua vita? Allora, bella domanda. Sento che sto seguendo il flusso, sento che sto dando il mio servizio, e sicuramente ho compreso che il lavorare nel mondo del benessere, che sia fisico, mentale, emozionale, spirituale, è parte della mia mission, perché comunque ho sempre attratto questo tutta la vita.
Arrivata, dal mio punto di vista, sono arrivati grandi maestri come Yogananda, il Buddha, Ramana Maharshi, quindi Nomini spesso, ogni tanto anche Krishnamurti nomini, no? Anche Krishnamurti, quindi il davvero realizzare il sé e l'essere totalmente disidentificati dalla personalità è ciò che vedo come realizzazione ultima, e riuscire a vedere la realtà oltre le illusioni. Ci sono tanti momenti in cui sento questi, altri in cui ancora la mia mente entra a governare un po' tutto, e quindi c'è sempre da lavorare. Ok. Allora, ho le ultime 2 domande. Poi se c'è qualcosa che vuoi magari approfondire me lo puoi dire. Abbiamo nominato prima l'Italia, no? Nel senso, tu ormai, diciamo, sono tanti anni, no? Come gestisci il tuo rapporto, come adesso il tuo rapporto con l'Italia, come ti senti quando ci torni? Hai fatto tra l'altro un ritiro a Santa Margherita, no? Qualche mese fa. Com'è quando torni lì e cosa percepisci in questo momento da magari persone che ci sono in maniera più stabile, come tutti quelli anche che fanno consulenza con te? Allora, il mio rapporto con l'Italia è sempre stato particolare, perché fin da piccola mi sentivo un po' un alieno in Italia, non mi ritrovavo né con il sistema né con il modo di pensare e lo stile di vita. Quindi diciamo che nei primi anni di allontanamento dall'Italia è stata un po' una fuga con tanto di rifiuto. Adesso negli ultimi anni invece è avvenuto un cambiamento, nel senso che quando ci torno con piacere, perché scelgo di godermi il bello dell'Italia, e ci sono tante cose belle in Italia, da luoghi a posti nella natura, ma anche a luoghi sacri. Siamo stati ad Assisi una delle ultime volte in Italia, e anche lì l'energia è potentissima. Sì, Quindi basta selezionare e riuscire a capire dove è più alta la frequenza, e scegliere anche con chi stare è molto importante, perché ovviamente venendo in Italia per 2 settimane, come ho fatto l'ultima volta, concentro l'attenzione su cosa veramente voglio vedere, attrarre, incontrare. Abbiamo fatto questo ritiro sulle alture di Portofino e lì è stato bellissimo. Quindi diciamo che ad oggi ho un buon rapporto con l'Italia. Ma cosa percepisci quando vieni adesso? Allora, percepisco una vibrazione di lotta in tante persone, e anche spesso una sorta di senso di visione, nel senso che qui si percepisce maggiormente un'energia di accoglienza, e anche di rispecchiarsi, di ritrovarsi con le persone con cui si ha a che fare, mentre in Italia spesso ho notato di più una sorta di senso di illusoria separazione, cioè le persone passano per strada, non ti sorridono, neanche ti vedono magari perché sono immerse nel loro mondo. E ovviamente questo non avviene quando incontro le persone che magari seguo in coaching o con cui faccio i ritiri, quindi c'è l'altra faccia della medaglia. Sì. Perché hanno un'altra predisposizione. Esatto. Quindi sì, vedo questa scissione che si sta creando, quindi tante persone che si sono risvegliate anche grazie al periodo del Covid, che hanno iniziato a vedere il mondo con altri occhi, e tante altre che invece sono andate proprio quel periodo nella fusione. Li ha fatti proprio andare, sì. Li ha fatti perdere totalmente. Esatto, sì. Mm-hmm. E quindi un consiglio, diciamo, che tu vorresti dare magari alle persone in questo momento che sono alla ricerca di qualcosa, che è un po' magari anche quello che tu dai, cioè come se fosse un assaggio di quello che tu trasmetti durante i tuoi percorsi, no? Se volessi dare un consiglio in questo momento a chi è in questo cammino di ricerca, cosa diresti?
La prima cosa che mi arriva è di porsi dei dubbi, acquisire sempre più la capacità di dubitare sia di quello che si pensa sia di quello che si prova, cioè ho un pensiero, ho una credenza, mi pongo il dubbio e mi chiedo ma sono sicuro che quel pensiero sia mio? Sono sicura che quella credenza abbia delle fondamenta o forse è solo frutto di condizionamenti del passato? Stessa cosa per quanto riguarda le emozioni. Sono sicura che questa emozione sia reale, che sia davvero mia, o forse un'illusione? E già nel momento in cui inizi a smontare ciò che credi di essere, piano piano può fiorire qualcosa di più profondo. Shivaya, Shivaya.